È lo stato psicologico che vivete l'origine della natura della vita che sperimentate. Per poter modificare il vostro futuro e anche le circostanze attuali, ovviamente, immediate, bisogna che incarniate lo stato dell'essere differente. E l'immaginazione è lo strumento con cui voi modificate il vostro stato psicologico. Ci sono diverse tecniche che si possono utilizzare per impiegare l'immaginazione, la quale non è soltanto la visualizzazione, perché voi siete immaginazione, l'uomo è immaginazione, non esiste niente di tangibile dentro l'uomo, a parte il suo corpo fisico, ma quello che lo anima voi non lo potete provare, uno spirito. Provate a domandarvi chi sta pensando ciò che sto pensando, chi sta ascoltando, cosa sto ascoltando, o chi cammina quando io cammino, chi mi anima. Se soltanto voi nella meditazione vi poneste queste parole potreste sentire questa energia che si muove dentro di voi, che è la coscienza, che le scritture bibliche chiamano Dio. In altre scritture sacre possono avere altri nomi, ma comunque sempre coscienza incondizionata, a cui voi date forma attraverso la vostra immaginazione, che poi si tramuta in uno stato dell'essere. E questo stato dell'essere detta legge nel vostro mondo. E quindi per poter modificare ciò che accade nel vostro mondo voi dovete essere un'altra persona, perché ciò che accade fuori è frutto di immaginazione. Non potete trovare un'altra causa. Qualsiasi oggetto che voi avete intorno a voi è stato prima un'idea nella mente di qualcuno. E tutto ciò che voi vivete è sempre stata prima un'idea nella vostra mente. E se fate attenzione a come gli altri si comportano nei vostri confronti, noterete che anche quelle azioni nei vostri confronti le avete immaginate con uno stato dell'essere, magari non proprio quelle specifiche, ma con un modo di essere. Le persone che soffrono, per esempio, e che hanno questo atteggiamento alla sofferenza, magari al vittimismo, sperimentano una vita fatta di eventi di quel genere, in cui essere vittima, in cui non riescono a portare a compimento molto. Mentre le persone che hanno un atteggiamento più gioioso, sicuramente le loro giornate sono molto più felici. Basta che voi cambiate soltanto un minimo del vostro umore e la vostra giornata già cambia. Già notate che le persone rispondono alla vostra presenza in maniera differente e si comportano in maniera differente. Bisogna quindi porre attenzione a molti aspetti di sé se si vuole modificare il proprio futuro ed è per questo che io ho creato questo corso, in maniera tale da poter dare determinate metodologie per poter fare attenzione a se stessi e auto-osservarsi in continuazione e automodificarsi, perché senza una modifica di sé non potete cambiare la vostra vita. Le persone si struggono in vano e lottano il fuori, lottano le circostanze, si arrabbiano perché magari non trovano lavoro, si arrabbiano perché non riescono ad avere più denaro, magari si arrabbiano perché le persone si comportano male nei loro confronti, si arrabbiano perché le relazioni si infrangono così senza quasi una spiegazione, però non si rendono conto che sono la causa di ciò che stanno vivendo e senza poter capire come fare a modificarsi e tra l'altro senza neanche afferrare il concetto che devono modificarsi, tutte le circostanze rimangono quelle che sono. La sola speranza non porta a una modifica. Per cui io ho concepito questo corso in maniera tale che ci siano delle lezioni che diano uno spazio ai partecipanti per poter meditare sui concetti, praticare gli strumenti che io fornisco, che poi sono strumenti di esperienza. Pertanto è un corso che si basa sulla pratica, perché ho notato che negli altri seminari in cui c'era molta più teoria, poi le persone ritornavano alle proprie abitazioni e si cimentavano in quella teoria, ma nasceva sempre qualche dubbio e quindi ho voluto preparare un corso che fosse anche pratico, in maniera tale che la persona sia poi in grado di poter individuare, scegliere consapevolmente i propri obiettivi e attraverso la trasformazione di se stesso realizzarli con assoluta certezza, perché avrà compreso chi egli è e avrà compreso come fare per poter modificarsi. E penso che questo sia il successo più grande che si possa raggiungere, avere padronanza di se stessi, perché essendo ognuno la causa del proprio mondo, il nostro benessere dipende essenzialmente da noi e attraverso noi dipende il benessere del mondo che ci circonda.